Benvenuti in un nuovo quiz di comprensione. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano. Un po' di tempo fa ho fatto qui sul mio canale un quiz di comprensione in cui vi raccontavo una cosa, una storia che mi era successa e poi vi facevo alcune domande per testare le vostre abilità di ascolto e comprensione. Avete amato quel video, vi è piaciuto tantissimo e quindi per questo motivo ho deciso di fare un secondo quiz di comprensione. In questo quiz di comprensione io vi racconterò una storia, vi racconterò la mia vacanza in Toscana e dopo vi farò alcune domande. Se non sapete come funziona è molto facile, vi racconto una storia, vi faccio 10 domande, voi dovete rispondere a queste 10 domande, magari scriverle su un pezzo di carta e dopo correggeremo insieme le domande per vedere che cosa avete fatto bene e cosa avete fatto male. E ovviamente se siete nuovi sul canale non dimenticatevi di iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina, così non perderete nessun video futuro. E anche vi chiedo un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace sotto a questo video, perché mi aiuterà tantissimo e mi aiuterete a supportare il mio canale. Ma adesso siamo pronti per iniziare con la storia. Io e la mia famiglia abbiamo deciso di andare in Toscana per passare dei giorni lì in vacanza. Non siamo stati molti giorni, soltanto 4 giorni, però devo dire che è stata una vacanza molto rilassante. Siamo partiti dalla Puglia per arrivare in un piccolo borgo in Toscana che si chiama Rapolano Terme. E fuori da questo borgo, nelle campagne senesi, c'era questa struttura che si chiama Lati Castelli, che sarebbe praticamente un podere dove ci sono queste case bloccate nel tempo, tutte fatte di pietra, che sono le camere d'albergo, un ristorante, una piscina e tanta natura comunque intorno a questo resort. Per arrivare dalla Puglia in Toscana in realtà non è così lontano, ci abbiamo messo circa 5 ore e mezzo. Abbiamo guidato la macchina io e mio papà, quindi ci siamo un po' alternati e poi siamo arrivati verso ora di pranzo più o meno in Toscana. Abbiamo trovato molto traffico in realtà, quindi abbiamo allungato un po' il viaggio, però non è andata poi così male. Arrivati in Toscana eravamo stanchi, quindi la prima cosa che volevamo fare era lasciare le nostre valigie in camera e andare in piscina. Loro avevano questa piscina che era veramente incantevole, era bellissima, perché praticamente era un infinity pool, come si dice in inglese, che dava direttamente sulle colline senesi. Quindi tu eri in piscina con l'acqua fresca, anche perché faceva molto caldo, e poi intorno a te vedevi tutte queste colline di Siena, insomma era spettacolare, anche perché la campagna toscana è davvero bellissima. Allora ci siamo rilassati, io mi sono un po' abbronzato, sono stato in piscina, insomma è stato tutto molto rilassante. Siamo stati in piscina da ora di pranzo fino alle 6 di sera praticamente. Abbiamo anche mangiato qualcosina, ho bevuto uno spritz a bordo piscina, insomma mi sono rilassato, ne avevo davvero bisogno. Poi siamo tornati in camera e ci siamo un altro po' riposati e poi la sera siamo andati al ristorante, che è il ristorante proprio di questa struttura. E il ristorante comunque era carino, anche la vista dal ristorante era molto bella, sempre sulle campagne toscane. Abbiamo mangiato qualcosa e poi siamo andati a dormire. Il giorno dopo ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione sempre in questo ristorante e la mattina la vista era ancora più bella, no? Perché si vedevano queste colline illuminate dal sole mattutino, quindi era davvero molto bello. Dato che in questa struttura c'erano molte persone straniere, la colazione era internazionale e io adoro la colazione internazionale e quindi per questo motivo ho mangiato uova, salsiccia, pane, eccetera. Invece il resto della mia famiglia hanno fatto una colazione più tradizionale, mangiando il cappuccino, bevendo il cappuccino e mangiando un cornetto oppure pane e marmellata. Poi quel giorno abbiamo deciso di rilassarci la mattina in piscina e quindi siamo stati praticamente tutto il giorno in piscina. In realtà non c'è molto da raccontare perché siamo stati letteralmente tutto il giorno in piscina fino alle più o meno le 7 di sera. Infatti poi alle 7 siamo andati a San Gimignano, un piccolo borgo vicino Firenze. Distava circa un'oretta di macchina, non era molto lontano, però San Gimignano era proprio bellissima, me ne sono innamorato. Ero già stato quando ero piccolo a San Gimignano, però ovviamente
non mi ricordo niente perché ero davvero piccola, avevo forse 7-8 anni. Quindi San Gimignano è un piccolo borgo. E che cos'è un borgo? Di solito i borghi sono delle piccole città medievali circondate dalle mura con pochi abitanti. San Gimignano è uno dei borghi più famosi d'Italia, ma ce ne sono tanti altri in Italia e sono davvero bellissimi. San Gimignano però è un borgo molto molto speciale. Questo perché è davvero bloccato nel Medioevo, è bloccato nel 1200. Questo perché, a differenza degli altri borghi che a volte sono stati ricostruiti oppure comunque ci sono delle strutture, degli edifici anche più moderni, San Gimignano non è così. Questo perché a San Gimignano nel 1215 hanno fatto una legge che diceva che non si poteva abbattere, non si poteva demolire un palazzo per costruirne uno nuovo, perché quello che dovevano costruire, quello nuovo da costruire, doveva essere necessariamente molto più bello di quello originale. Quindi per questo motivo la costruzione di nuovi edifici a partire dal 1215 era molto difficile, era molto sconsigliata, e quindi per questo motivo il borgo che vediamo oggi è praticamente quasi uguale alla San Gimignano medievale del 1200. San Gimignano poi è anche molto famosa per le sue torri. Infatti nel 1200 originariamente c'erano 73 torri e ogni torre corrispondeva a una famiglia benestante, nobile. E queste torri sono bellissime perché poi voi quando arrivate dalla strada sostanzialmente vedete questa piccola città arroccata su una collina e vedete le torri che vanno verso il cielo. È davvero bellissimo. Camminare per le strade di San Gimignano poi era bellissimo perché ti sentivi proprio in un'altra epoca, sembrava davvero di stare nel Medioevo. Allora abbiamo passeggiato e ci siamo anche fermati sulla terrazza panoramica per ammirare la bellezza delle campagne toscane ed era davvero uno spettacolo bellissimo, soprattutto al tramonto. E dopo siamo andati a mangiare in un'osteria del posto. Era un'osteria davvero molto molto semplice, ma abbiamo mangiato benissimo. Abbiamo iniziato dai crostoni toscani, che sono sostanzialmente del pane abbrustolito, quindi del pane al forno, quindi per capirci pane croccante, con sopra alcune salse. Il mio crostone preferito è quello con i fegatini, quindi con una salsa fatta con il fegato. Sono davvero buonissimi. E poi ho preso un brasato, quindi un tipo di carne cotta in un brodo per tanto tempo. Insomma, era una cucina tipica toscana e abbiamo mangiato davvero benissimo. E ovviamente abbiamo bevuto un buonissimo vino rosso toscano. Dopo abbiamo passeggiato per digerire quello che avevamo mangiato e poi siamo tornati nella nostra struttura per la notte. Il giorno dopo ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione, siamo andati in piscina anche se il tempo non era poi così bello, e poi la sera siamo andati a Montepulciano, un altro borgo. Montepulciano era molto più vicino al posto dove dormivamo, infatti è comunque vicino Siena, ed è sempre un borgo medievale, non così antico come San Gimignano, nel senso che è comunque molto antico, però ci sono anche costruzioni un po' più recenti. Però Montepulciano è un borgo molto molto importante perché è famoso per il suo vino. Infatti, e non sto scherzando, secondo me a Montepulciano c'erano più enoteche e vinerie che persone. Era incredibile. Ogni angolo dove ti giravi vedevi un'enoteca, era assurdo. E quindi siamo arrivati a Montepulciano, che è anche un po' più in alto, in una collina di San Gimignano. Infatti secondo me la vista era ancora più bella e abbiamo iniziato a passeggiare. Il tempo purtroppo non era bellissimo, infatti ha un po' piovuto, però non era un grande problema. Quindi abbiamo passeggiato per Montepulciano e io ovviamente ho fatto un po' di shopping. Shopping di cibo, questa è la cosa importante. Allora ho comprato dei ricciarelli, che sono praticamente questi biscotti tipici di Siena, fatti con la pasta di mandorle e poi sopra spolverato con lo zucchero a velo. Sono buonissimi anche se sono estremamente dolci, infatti non a tutti piace la pasta di mandorle, ma io l'adoro. Poi sono entrato in un piccolo negozio con una signora gentilissima che produceva cose locali. Allora ho comprato un sugo per la pasta,
il ragù di cinghiale, che proprio faceva lei, e non l'ho ancora assaggiato, non vedo l'ora di farlo, deve essere buonissimo. Io amo il ragù e il ragù di cinghiale è buonissimo, però non è facile farlo, perché non è facile trovare il cinghiale. E poi ho comprato anche la crema ai fegatini, quella che si mette sul pane di cui vi ho parlato prima. E per finire, ovviamente, ho preso i cantucci col Vinsanto. I cantucci sono questi piccoli biscotti un po' duri, fatti anche con le mandorle, che si immergono nel Vinsanto. Il Vinsanto è un vino dolce, da solo a me non fa impazzire, però con i cantucci è la fine del mondo. Questa espressione si usa in italiano per dire che qualcosa è buonissimo oppure bellissimo. È buonissimo. Quindi tu immergi questo biscotto nel vino, che può sembrare una cosa strana, e lo mangi, è buonissimo, davvero. Per concludere un pasto è la cosa più buona. E poi abbiamo comprato, ovviamente, anche il vino di Montepulciano, e quello ho fatto la spesa con mio papà. Quindi mio papà ha preso il rosso di Montepulciano e il nobile di Montepulciano. Questi sono due tipi di vino. Il rosso di Montepulciano è il vino normale, diciamo, è comunque un vino molto buono, molto forte, fatto con l'uva toscana, se non sbaglio si chiama Sangiovese, ed è un vino comunque importante. Però il nobile di Montepulciano è ancora più buono perché cambiano alcune cose per quanto riguarda l'invecchiamento. Infatti il nobile di Montepulciano sostanzialmente è un vino più invecchiato, quindi è più forte, più buono. E poi mio papà mi ha dato anche una bottiglia, quindi insomma sono tornato a casa a Milano con tante cose dalla Toscana. Poi sempre a Montepulciano la sera siamo andati a mangiare in una vineria dove abbiamo mangiato un tagliere. Io non so se sapete cos'è un tagliere, però un tagliere è sostanzialmente una tavola di legno che di solito si usa in cucina per tagliare le cose, tagliare le verdure, tagliare i salumi. Però in un ristorante, quando tu ordini un tagliere, sostanzialmente stai prendendo un antipasto dove ti portano salumi e formaggi. E in questo tagliere c'erano tantissime cose deliziose, quindi tantissimi salumi, formaggi, crostoni toscani. Era buonissimo, è stato davvero uno dei taglieri più buoni che ho mangiato nella mia vita e sicuramente il più buono che ho mangiato in Toscana. Ovviamente tutto accompagnato dal vino di Montepulciano, e poi abbiamo ordinato un primo piatto. Insomma, la cena era stata davvero deliziosa e poi siamo tornati all'hotel. Il giorno dopo ci siamo svegliati e siamo dovuti partire. Infatti abbiamo fatto colazione, ci siamo messi in macchina e poi siamo andati a Firenze. Questo perché io e mia sorella saremmo tornati qui a Milano e avevamo prenotato un treno da Firenze. Quindi abbiamo salutato i miei genitori che sono tornati in Puglia e io e mia sorella siamo tornati qua a Milano. Insomma, è stata davvero una vacanza bellissima. Mi sono proprio riposato, rilassato, e quindi sono tornato a Milano carico per tanti nuovi video, tanti nuovi contenuti, eccetera. Va benissimo, allora abbiamo finito con la storia. Adesso è il momento di rispondere alle domande. Vi consiglio di prendere un pezzo di carta per scrivere le vostre risposte, così che dopo possiamo correggerle insieme. Io vi leggerò la domanda e le possibili risposte e poi avete 10 secondi per rispondere. Iniziamo! Con chi è andato in vacanza Stefano? Con la sua famiglia e Gaia? Con sua sorella? Con la sua famiglia? Quanti giorni è stato in vacanza Stefano? 5 giorni? 2 giorni? 4 giorni? Quanto tempo ci è voluto per arrivare dalla Puglia in Toscana? 3 ore? 5 ore? 5 ore e mezzo? Stefano è stato a San Gimignano per la prima volta in questa vacanza qualche mese fa, quando era piccolo. Stefano ha trovato traffico mentre andava in Toscana.
Vero o falso? Che cos'è un borgo? Un castello? Una piccola città circondata da mura? Una villa antica circondata da mura? A San Gimignano ci sono tante torri, molti ristoranti, diversi negozi di vestiti. Qual è il crostone preferito di Stefano? Quello al pesto? Quello ai fegatini? Non lo ha detto. Quale borgo è famoso per il vino? San Gimignano, Rapolano Terme, Montepulciano. Cosa sono i ricciarelli? Biscotti al cioccolato, biscotti alle mandorle, cantucci alle mandorle. Che cos'è un tagliere? Un piatto di legno, uno strumento per tagliare gli alimenti, una tavola di legno per servire gli antipasti. Benissimo, allora com'è andata? Siete riusciti a rispondere correttamente alle domande? Avete qualche dubbio? Beh, correggiamo insieme le domande per vedere che cosa avete fatto. Questa è facile perché Stefano è andato in vacanza con la sua famiglia e ovviamente la sua famiglia include anche sua sorella. Io e la mia famiglia abbiamo deciso di andare in Toscana. Stefano è stato in vacanza per 4 giorni. Non siamo stati molti giorni, soltanto 4 giorni. Il viaggio è durato 5 ore e mezzo. Ci abbiamo messo circa 5 ore e mezzo. No, in realtà Stefano era già stato a San Gimignano quando era molto piccolo, 7-8 anni più o meno. Ero già stato quando ero piccolo a San Gimignano. Beh sì, c'era molto traffico. Abbiamo trovato molto traffico in realtà. Un borgo è una piccola città medievale circondata da mura, di solito con pochi abitanti, poche migliaia. Di solito i borghi sono delle piccole città medievali circondate dalle mura. A San Gimignano ci sono tante torri e in passato ce n'erano ancora di più. San Gimignano poi è anche molto famosa per le sue torri. A Stefano sono piaciuti tutti i crostoni, ma il suo preferito in assoluto è quello con i fegatini, il fegato. Il mio crostone preferito è quello con i fegatini. Che domanda, ovviamente Montepulciano. Però Montepulciano è un borgo molto molto importante, perché è famoso per il suo vino. I ricciarelli sono dei biscotti alla pasta di mandorle molto dolci, da non confondere con i cantucci. Infatti, i ricciarelli sono morbidi, i cantucci sono più duri e si immergono nel vin santo. Allora ho comprato dei ricciarelli, che sono praticamente questi biscotti tipici di Siena, fatti con la pasta di mandorle. E questa è una domanda trabocchetto. Infatti il tagliere è sia uno strumento di legno per tagliare gli alimenti, ma anche una tavola di legno dove in Italia nei ristoranti serviamo gli antipasti. Il tagliere è sostanzialmente una tavola di legno che di solito si usa in cucina per tagliare le cose, tagliare le verdure, tagliare i salumi. Però in un ristorante quando tu ordini un tagliere, sostanzialmente stai prendendo un antipasto dove ti portano salumi e formaggi. Ottimo, allora avete risposto
risposto bene alle domande? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Commentate e ditemi a quante domande avete risposto correttamente. E se avete sbagliato qualche domanda, fatemi sapere quale. Io, come sempre, spero che i miei video e questi quiz di comprensione vi piacciono. E come sempre, se volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, lasciate un bel mi piace. Questo mi aiuterà tantissimo. E se non volete perdere i futuri quiz e i futuri video e vlog, ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina, così che sarete notificati ogni volta che io pubblico un nuovo video. E mi raccomando, non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, dove pubblico sempre nuovi contenuti e nuove storie. Infatti, se mi seguite su Instagram, probabilmente avrete visto già tutti i video e le foto che ho messo in questo video un po' di tempo fa. Quindi se volete rimanere aggiornati su quello che faccio in Italia giorno per giorno, in diretta, possiamo dire, andatemi a seguire su Instagram, Teacher Stefano. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!